E io sono rimasto sconvolto dalla velocità con cui va giù in piega. Ok, è veloce. Erogazione, come ti sembra? È violenta. Vi ricordate la moto di cui ho fatto il rodaggio? Ecco, quella moto è stata leggermente modificata. Mamma mia, è bellissima. Ma non c'entra niente con l'altra? No, beh, quella che abbiamo usato nel rodaggio. Abbiamo tolto quei 15 kg, levato tutte le parti originali, staffe, staffettini, cablaggio originale, centralino originale, scarico, quindi catalizzatore, tutta alleggerita completamente e messo centralina jack e cablaggio jack. Poi abbiamo montato tutto il nostro discorso pulsantiere e telemetria del caso, in modo che monitoriamo l'andamento di quando sei in pista. Forcelle sono quelle originali? No, forcelle abbiamo delle Hollins, le Nix in questo caso, cartuccia completa e mono Hollins TTX. Ok, wow. Quanti cavalli ha preso in più rispetto all'originale? Sono più o meno una quindicina, alla ruota 190. Wow. Ecco, ora le carene bianche che vedete sono delle carene da test, poi in gara utilizzerò le carene con la colorazione ufficiale. Inoltre la moto che userò in gara è esattamente quella che vedete, tranne per lo scarico. Infatti dalla prossima uscita in pista avremo un bellissimo upgrade che ci ha fornito SC. Non vi faccio sentire altro, lo scoprirete nel prossimo video. Inoltre ci tengo a dire che se tutto ciò è possibile è anche grazie a Negri Motors, che è concessionaria Yamaha ufficiale di Milano e che è partner da 3 anni del team Tecnica Moto. È una concessionaria che è molto attiva nel racing e anche nelle moto stradali di tutti i giorni e sia io che tutto quanto il team ci teniamo a ringraziare molto Walter e Luca, che sono i proprietari della concessionaria. Ecco, ora voi non avete idea di quanto lavoro ci sia dietro una moto del genere. Io volevo fare un video dedicato alla trasformazione da moto stradale a moto racing, ma non appena il team mi ha detto la quantità di giorni di riprese che sarebbe servito, ho detto è impossibile, non posso, non è fattibile. E inoltre io vedo moto da tantissimi anni, ormai vedo team da tantissimi anni, questa moto qui è perfetta, è un gioiello. Tecnica Moto, ragazzi, ha fatto un lavoro che è incredibile. Ok, e dopo aver passato la prima mezz'ora a sbavare sulla moto è ora di entrare in pista, quindi... Primi ingressi cosa consigli? Io direi fai i primi 2 o 3 giri di adattamento, prendi un po' di ritmo, ti fermi, facciamo una pressione gomme, mi dici le impressioni, controlliamo che sia tutto in ordine e poi riparti. Come elettronica, come setup, come tutto, com'è? In questo momento è un po' invasivo, ti ho tenuto il traction un po' alto, giusto per farti prendere un po' di confidenza, poi man mano che giri lo abbassiamo e ti diamo un po' più uscita fuori dalle curve. Non te la diamo violenta in uscita di curva in questo momento, anche se ci sarà la spinta, sì. Non è che... Però il traction ti dà una mano, taglia un po' di potenza e man mano la liberiamo, insomma. Bueno.
Io sono sconvolto dalla moto da gara. Non c'entra niente con tutte le R1 che ho guidato finora. Niente. E io sono rimasto sconvolto dalla velocità con cui va giù in piega. Ok, è veloce. Quindi non è grave, quello non è grave. Tu ci devi abituare. Mamma mia. Cioè, Poi- con l'R1 ero abituato che quella stradale devi prenderla. Ma questa Devi quindi. spingere. Tu dici adesso vai in piega, sei già giù. Erogazione, come ti sembra? È violenta. Ok, considera che siamo in Power 3, quindi potenza 3 e traction 5. Quindi ne abbiamo ancora, però. Ok, e vado a tradurre per i profani quello che è stato detto. Praticamente tutti quei pulsantini che ci sono lì sul manubrio hanno anche la funzione di settare mentre guidi l'elettronica e tutti i controlli vari. Due settaggi fondamentali sono il traction control, ovvero il controllo di trazione, che è quello che evita che la ruota dietro giri, spinni e insomma ti lanci per aria, e il power, che è quello che regola l'erogazione, quindi quanto è violenta la moto appena acceleri. Ora, la mia sensazione dopo il primo turno di guida è stato di essere violentato dalla moto, quindi andrò dallo psicologo. E nonostante io abbia avuto la sensazione di essere dentro una lavatrice in centrifuga, il team manager mi ha detto che il traction control e il power erano settati al massimo, quindi la moto era messa giù nella maniera meno violenta che potesse esistere. Ragazzi, è veramente un trauma, e passare dalla stradale alla moto da corsa non è facile. Come si fa a capire qual è il limite di piega? Limite lo devi sentire tu e quello è il famoso feeling che crea il pilota con la sua moto. Quindi lo devi sentire tu quanto è giusto fare l'angolo di piega. Però comunque va di pari passo alla velocità che fai. Ok. Cioè, perché se pieghi troppo naturalmente cadi. No, non c'è una legge in merito. L'importante è che tu la massima piega la fai sempre a gas chiuso. Sì, o Quello è leggermente importante. puntato. No. Chiuso. Gas chiuso, l'ingresso e il massimo della piega lo fai sempre a gas chiuso. Ok. Poi punti e rialzi. Ok. C'è sempre questa proporzione. Punti e rialzi. Esatto. Poi tu stai veramente centropista, spostati a sinistra man mano che stai andando piano piano. Quasi verso il muretto. Quasi verso il muretto. Inizi la frenata con la moto bella dritta, filo cordolo già dall'inizio, fai una frenata un po' più lineare, con la moto più dritta, sei più agevolato per l'ingresso. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. Una bestia. Dura? Mamma mia, sei dura. Fine della mattinata 1.16.5. Sono contento. La pole è 15 alto, 15 basso, dipende dalle giornate. Non me l'aspettavo.
Ok, allora in questo rodeo con questa R1 il più grande problema che ho riscontrato, al di là dell'abituarsi al fatto che è sempre su una ruota, il gestire il posteriore che pompa in continuazione. Io appena prendo mano il gas col posteriore che fa wow, wow, wow. Quindi abbiamo fatto 2 regolazioni, pressioni le abbiamo lasciate così, abbiamo lavorato un po' sul mono e adesso cambiamo la molla, quindi mettono una molla più morbida sul posteriore, quindi il posteriore diventa più morbido e dovrebbe ridurre questo ondeggiamento che ho. Come dice il buon team manager, dovrebbe copiare le asperità. Dovrebbe. E adesso lo vediamo. Poi bisogna capire se sono io che non gli do il gas giusto, però. Molla più morbida. Molla più tenera. Abbiamo messo un K inferiore e vediamo se si imbizzarisce meno la moto. Ok, abbiamo fatto la modifica. Abbiamo cambiato la molla posteriore, dovrebbe andare meglio. Adesso ho fatto 2 ore di pausa pranzo, mi sono rilassato, ho resettato la mente, ho mangiato. E adesso si entra per vedere le differenze rispetto al mattino. Cambio direzione, quando tu imposti cambio direzione, butti la moto dall'altra parte, è proprio in quell'istante che la moto nel cambio direzione e l'accelerazione ti deve seguire dove vanno gli occhi. Stacchi, imposti, guardi e la moto ti segue. Io adesso devo capire se è normale che quando io esco dalle curve, magari dalle curve lente, ripartenze, tipo la 11 là in fondo, quando raddrizzo fai conto una mezza piega che sto raddrizzando, che do tutto il gas, se è normale che comunque dietro si muova. Allora, non è la norma, nel senso si muoverà sempre la moto, però dobbiamo attenuare questo lavoro in modo che tu con il gas affondi e non parzializzi in sostanza. Ok. Perché stai parzializzando. Sì, forse un filino meglio dietro, forse un po' meglio, sì. Un pizzico di feeling in più c'è. Sì. Manata di gas, tutto pieno, e la moto chiaramente si impenna, no? E sta lì come classica, quei 10-15 cm da terra. Io non me ne accorgo che è sulla moto, perché non lo sento, sono convinto che abbia la ruota a terra, e quando mollo il gas per prendere il freno in mano si abbassa di colpo, figa, mi scappano in mano. Ho mollato di colpo il gas per andare a frenare, solo che essendosi abbassata mi è scappate le leve dalle mani e sono dovuto andare a riprendere il freno 10 metri dopo. Francia, conta che non manca solo le vie di fuga. Sì. Però ho realizzato lì facendo quella frenata d'emergenza che poi sono arrivato alla corda, quindi ho ancora margine in freno. Sono ufficialmente arrivato alla fine, neanche la frutta, sono un po' in confusione, nel senso che ho rifatto altri 2 turni e sono sempre sul 16,4 e sono in quella fase in cui non so dove scendere. Servirebbe qualcuno di più forte che mi tira, che quindi mi fa capire dove ho margine. Quando impari troppe cose in un giorno arrivi a un certo punto in cui la testa si satura, si riempie, non ce la fa più. E in questo momento sono in quella fase in cui ho troppe cose in testa, come quando all'università o a scuola fai 8 ore di lezione e arrivi alla fine che non ragioni più. Quindi adesso mi fermo e cerco di resettare tutto e metabolizzare le cose che ho imparato stamattina. Il primo impatto con la moto da gara è stato traumatico. Non avrei mai pensato che una moto da corsa potesse essere così violenta e massacrante.
Mancano solo 10 giorni alla prima gara. Gli avversari sono molto più esperti di me e non è facile imparare così tante cose in così poco tempo. Nonostante ciò, oggi ho girato un secondo dalla pole position e posso ritenermi più che soddisfatto. Tra 5 giorni ho il test ufficiale insieme a tutti i piloti del campionato e lì si vedrà realmente quali sono i valori in campo.